Tutto ciò che dirò è preso dal famoso storico greco Erodoto e da un documento che ho letto su accademia.edu di Matteo Giordano. Anno 550 a.C. A quel tempo Argo era la più illustre e potente città-stato di tutta la Grecia. Argo dominava infatti su buona parte del Peloponneso ed estendeva la sua influenza ben al di là della sola Argomide. A sud il dominio argivo comprendeva l'intera penisola del Parnone fino a Capo Maleo. Pertanto, nel VI secolo, Argo era la potenza egemone in Grecia, primeggiando in potere e prestigio, fino al periodo che va dal VI al V secolo, dove inizierà il nuovo periodo di decadenza. La città di Argo dovette fare i conti con l'emergente potenza di Sparta, in costante espansione e in ascesa da molto tempo. Intorno al 550 a.C., infatti, Sparta occupò l'importante città di Tirea, la polis con più rilevanza nella regione argiva della Cinoria, che condusse ad un confronto diretto tra gli eserciti delle due forti città-stato. Gli eserciti furono assemblati da entrambe le città e si incontrarono nei pressi di Tirea, dove avvenne qualcosa di piuttosto particolare.
rappresentanti delle due polis scelsero di risolvere la contesa tramite un duello, facendo punti scelti tra le file di entrambi gli schieramenti. Nell'accordo venne stabilito che le due armate non avrebbero assistito alla battaglia, così da non cadere nella tentazione di entrare in combattimento ad aiutare i loro compagni d'arma. Lo scontro fu sanguinoso, nel quale sopravvissero in tre, due argivi e un soldato spartano. I due argivi si chiamavano Archenor e Chromios, mentre lo spartano si chiamava Otriada. Dopo la battaglia, i due commilitoni argivi tornarono ad Argo ad annunciare la vittoria, mentre lo spartano, seguendo le tradizioni, spogliò i cadaveri dei nemici uccisi e tornò al proprio accampamento, senza abbandonare però il campo di battaglia. La condotta di questi tre uomini ha fatto suscitare una grande polemica, perché gli spartani affermavano di aver vinto in quanto erano rimasti padroni del campo di battaglia, mentre gli argivi rivendicavano di aver avuto un maggior numero di sopravvissuti. Pertanto, poco tempo dopo, Sparta ed Argo combatterono una seconda battaglia, ma in questo caso con i loro eserciti al completo. Al termine della seconda battaglia, gli Spartani vinsero lo scontro. Però Otriada, il sopravvissuto spartano, vergognandosi di essere sopravvissuto, preferì il suicidio piuttosto che il ritorno in patria. Si dice che a partire da questa battaglia gli Spartani emanarono una legge che imponeva di portare una lunga chioma. Gli argivi invece decretarono che avrebbero portato i capelli corti, rasati, finché Tirea non fosse stata riconquistata. Con questo scontro dunque il dominio argivo subì un forte ridimensionamento, perdendo il controllo della penisola del Pannone e della fertile regione della Cinuria in favore dei Lacedemoni, e venne così acuita una rivalità che sarebbe durata per molti secoli. Dopo la battaglia dei Campioni, la città di Argo, in conseguenza delle ripetute sconfitte che poi avrà, vivrà un periodo di forte turbolenza interna che porterà a profondi rivolgimenti politici. Vi ringrazio per aver visto questo video e spero che sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.